Ciao chitarristi, benvenuti su Shape Your Tone, sono Alessandro Bianchi e oggi parliamo di IR. Quando si sperimenta con un sacco di IR diverse il rischio di restare incasinati in qualcosa è dietro l'angolo. Oggi infatti vi darò 3 consigli per gestire al meglio le IR sui vostri sistemi digitali. Let's play! Piccolo momento noioso. Se questo video ti sarà utile, quindi fammelo sapere, guardalo. Ricordati di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanellina, così resti aggiornato su tutti i miei contenuti. Cos'è un IR? Per chi non lo sapesse, un IR non è altro che una fotografia di una cassa in un certo stato con delle caratteristiche ben precise, quali i microfoni, i coni e le posizioni dei microfoni rispetto ai coni. L'IR quindi non è altro che il risultato di tutte queste cose che noi andremo a mettere in catena per simulare la cassa. A differenza delle cab simulate, quelle stock che troviamo nelle nostre macchine, non possiamo andare a cambiare i microfoni come vogliamo. Per fare questa cosa bisogna proprio cambiare l'IR, come si fa con i profili del camper ad esempio. L'idea è proprio quella. Quindi, come puoi gestire le mille IR che esistono, tutti i pack su internet per i tuoi sistemi digitali? Ora te lo spiego. Numero 1. Impara ad importare le tue IR e organizzarle fin da subito. C'è una bella differenza tra un pack di IR bellissimo, ne voglio 3, però no, non mi piace, scarico questo. Su, che bello che è questo. Li voglio tutti. E chi invece, prima di provare di tutto, si organizza così. Ti faccio un po' vedere come tengo le mie cartelle sul PC. Come puoi vedere, ogni IR ha la sua cartella, che a sua volta è divisa in sottocartelle in base ai microfoni, ai coni e altre caratteristiche. La cosa da non fare è mischiare IR diverse in una cartella unica grossa così. Meglio organizzarsi e tenere IR di diversi pack divise. Allo stesso modo le IR vanno mantenute in ordine anche sulla macchina. Per caricare le IR, in questo caso sto usando HXStomp con l'editor di Lane 6. Ti basta fare un bel drag and drop, semplice. Quindi, partendo da una situazione di base non proprio ordinata come la mia, il consiglio è quello di fare così. Metti sulla macchina le IR che hai scelto da un pack, lascia uno slot vuoto e poi metti le altre. Perdi uno slot, però dai, alla fine finiamo a usare sempre le stesse 4-5 IR che ci piacciono a ripetizione. Fai questa prima fase, ora che hai la tua top 5 delle tue IR preferite, mettila in cima alle altre e separale da quelle sperimentali. Per cui sul tuo PC fai una cartella e chiamala IR. Ovviamente, stiamo parlando di quelle. Al suo interno mettici tutte le sottocartelle per ogni pack, tienile ben separate. Allo stesso modo, sul pedale cerca di replicare questo ordine il più possibile, ti aiuterà un sacco, mi raccomando. Numero 2. Devi assolutamente imparare a gestire IR diverse. Non è così scontato che 2 IR diverse funzionino bene insieme. Il problema più grande che può presentarsi è sicuramente quello della gestione della fase. Se usi un IR singola non c'è problema, ovviamente. Ma se vuoi provare a miscelare 2 IR diverse ci sarà del lavoro da fare. Proviamo insieme. Ora posiziono 2 IR in catena e le metto in parallelo. Per farlo su HXStomp dovremo scegliere la versione del blocco IR A1024. Mettere 2 IR in parallelo significa che il suono esce dal blocco amp, si divide in due, passa dalle 2 IR in modo indipendente una dall'altra e si riunisce dopo. Quindi il suono che esce dai 2 blocchi IR verrà poi miscelato. Senti qui che suono esce se le 2 IR non lavorano bene. Qui c'è chiaramente un problema di fase. La cosa migliore da fare quando si decide di accoppiare 2 IR è sicuramente quella di prenderle dallo stesso pack, o almeno dallo stesso produttore. Si è praticamente certi che il metodo di acquisizione è stato lo stesso. Stessi preamp, microfoni, cose così. Per cui, correggiamo insieme questo problema. Questa è l'IRA. Questa invece è l'IRB. E queste invece sono le 2 IR insieme. Già suonano bene e questo è il risultato del prendere le IR dallo stesso pack. In questo caso sono entrambe prese dal pack ZIR, ti lascio il link in descrizione. Possiamo ottimizzarle ancora di più facendo questi passaggi. Prima te lo spiego e poi lo facciamo insieme. Nel blocco dove le IR si mischiano c'è un parametro, si chiama Polarity. Ecco, prendiamolo e mettiamolo su Invert. Fatto questo cerchiamo di ottenere il suono più sottile, vuoto, schifoso possibile. Per farlo utilizziamo il volume del path B. Questa cosa ci serve perché facendo così andiamo ad allineare le due fasi. Eliminiamo così le frequenze che sono uguali tra di loro, che sono quelle che causano il problema, e andiamo a portare la polarità normale. Le 2 IR così si esprimeranno al massimo del loro potenziale in termini di frequenze e il suono sarà mind blowing. Quindi facciamolo. Ora siamo all'interno dell'editor di Lane 6. Al momento siamo sulla pagina dedicata all'editing dei parametri delle IR e al momento non ci serve. Per cui spostiamoci e andiamo nel blocco mixer. In questo caso il parametro che ci serve di più è polarity. Ora è settato su normal, noi andiamo e lo spostiamo su inverted.
Facendo così il suono che esce è questo qua. Proprio brutto brutto, no? Allora semplicemente usiamo il parametro B-level e andiamo ad abbassare il suo volume per cercare di trovare il suono più brutto possibile con la polarità invertita. Per cui suoniamo e facciamolo. Ma al momento già va bene, perché queste due R, essendo dallo stesso pack, già insieme funzionano molto bene, per cui non mi sono dovuto spostare molto. Se usate R molto diverse magari ci sarà un po' di più da spostarsi. Fatto questo andiamo a portare Polarity a Normal. Facendo così le due IR esprimono tutto il loro potenziale e il suono che esce è questo. Tanta roba! Però non è ancora finita. Come ho detto in un altro video, vi invito sempre a fare questa cosa per togliere la chitarra da frequenze che tecnicamente non le appartengono. Per cui ci spostiamo sul blocco IR e abbiamo due parametri, low cut e high cut, non sono altro che un filtro passa alto e passa basso. Facendo così andiamo a togliere appunto la chitarra dalle frequenze. Per toglierla semplicemente prendiamo il parametro e lo abbassiamo al livello che decidiamo. Io in questo caso metto a 12.5 kHz in alto e i soliti 100 Hz in basso. Ok, quindi abbiamo finito e il suono finale, giuro è l'ultimo, è questo. Ancora più tanta roba. Per cui abbiamo imparato a gestire la fase delle due IR al meglio. Ora siamo pronti per l'ultimo consiglio, ovvero il numero 3. Quando impariamo a gestire le IR in questo modo, neanche ce ne accorgiamo e puff, abbiamo comprato 832 pack diversi e quindi spenderemo la maggior parte del tempo a provare ogni singola IR da sola, praticamente non suoniamo più. Trova quelle 4-5 IR che ti piacciono, di casse che ti piacciono, con coni che ti piacciono, con microfoni che ti piacciono, con il gelato che ti piace. E poi, a meno che non sei alla ricerca di suoni nuovi, ma nuovi davvero, resta lì, se no in un attimo ti perdi. È veramente un attimo trovarsi sommersi. La giusta organizzazione ti aiuterà parecchio. L'obiettivo finale resta sempre suonare. Ok, divertirsi e stare lì e smanettare sui pedali, fare cose, bellissimo. Ci passo le ore anch'io, forse anche troppe. Ma sappi trovare il punto in cui dire basta. Datti un limite e non esagerare con nuove IR. Occorre comunque del tempo per capire tutte le caratteristiche di un IR e magari quello che senti non ti piace per un errato setting del blocco amp o magari quell'overdrive non è quello adatto al suono che stai costruendo. Staci attento e mi raccomando, non esagerare. Tanti sistemi digitali non offrono la possibilità di usare più di un IR. Tutto il discorso che ho fatto prima sul miscelare le IR in realtà non si può fare, ma esiste su PC la possibilità di miscelare IR diverse in un unico singolo file. Ti lascio qualche software qui sotto in descrizione. La cosa che dovrai fare una volta fatto questo è prendere quel file singolo e caricarlo sulla tua macchina. Vedrai che se segui tutti questi consigli il tuo suono diventerà migliore e ancora migliore se lasci un like a questo video e magari ti iscrivi anche al canale e attiva anche la campanellina, vedrai che suono. Ci vediamo al prossimo video.